a quanto pare non va per niente bene. Tra l'altro vedo briciole di metallo. Tiriamolo giù e vediamo cosa è successo. Questo si chiama kickback, probabilmente una delle cose più pericolose di un banco sega. Penso che sia il banco sega più semplice, basilare, ma alla fine funzionale che vedrete. Buongiorno bellissimi, oggi è il 7 giugno e mettiamo in pausa la camperizzazione, facciamo un'altra cosetta. Negli ultimi 2 giorni mi sono dedicato a creare la mia postazione di lavoro, che sarà molto importante soprattutto ora che iniziano i lavori di falegnameria. Ho anche voluto sperimentare la fresatrice nuova per fare dei cassetti con un metodo molto semplice, in realtà molto basico ed economico. Ho montato il banco fresa e ho creato questa copertura perché qua entra un pochettino di pioggia e ci sono i piccioni sopra che lasciano qualche ricordino, quindi così è bella protetta e quando la devo usare la tiro fuori. Ve la faccio anche vedere, il banco fresa super professional che adesso dovrò sperimentare e imparare a utilizzare bene. E oggi, dato che sto comunque aspettando che mi arrivi la ventola per lo scuolabus e sto cercando di definire l'impianto di riscaldamento che è collegato all'impianto idraulico e anche a quello elettrico, quindi sono un attimo fermo e oggi voglio provare a costruire un banco sega. Però dato che non è un progetto così importante andrò molto alla buona, alla mano e vediamo cosa ne salta fuori. Ok, partiamo. Come prima cosa facciamo 4 fori agli angoli della piastra della sega circolare. Ho fatto i 4 fori sulla piastra della sega circolare, ho fatto dei fori da 6 mm perché voglio usare delle viti buone, che tengano bene, e userò dei dadi autobloccanti per fissare il tutto. Inoltre ho fatto attenzione perché chiaramente per bloccare con il dado deve esserci attorno al foro lo spazio per il dado, ma non solo per il dado, anche per l'inserto che va a stringere il dado. Quindi ho cercato di lasciare un buono spazio tutto attorno per essere tranquillo poi con il serraggio. Tra una cosa e l'altra ho anche fatto una nuova gamba per il tavolo perché questo pannello era appoggiato solamente a dei tassellini che erano fissati a questo tavolo e quindi il peso non si scaricava direttamente a terra ma sull'altro tavolo. Invece così questo non molla più, tiene forever. Di qua è già ben piantato, quindi adesso siamo più tranquilli con il peso della sega circolare. E ho già fatto il primo buco che mi servirà a fissare la sega sotto e poi da quella posizione riuscirò a trovare perfettamente gli altri 4 fori. Piccolo problema a cui non ho pensato è che con il dado autobloccante faccio girare la vite che sopra non è fissata, bloccata in nessun modo. Quindi o cambio viti e metto qualcosa che rimane bloccato sopra o magari incollo la vite direttamente al bancone, oppure potrei pensare di saldare i dadi direttamente sulla piastra metallica, ma non so saldare, quindi le opzioni si sfoltiscono. Ok, ci è voluto un po' più del previsto perché non mi ero accorto che c'era la copertura, questa qua, che
che quando era chiusa sbatteva sul tavolo e non permetteva di fissare bene la piastra. Adesso molto semplicemente la accendiamo e facciamo il taglio, quindi tagliamo dritti per dritti in verticale, ci assicuriamo che sia a 90 gradi, anche se in realtà se il tavolo non è perfettamente piano cambia poco, e l'importante è che poi i tagli siano paralleli. E niente, facciamo passare la lava e facciamo passare la lama attraverso il pannello di qualunque cosa sia. Già che ci sono, la faccio anche a 45 gradi, che di solito sono le due misure più utilizzate. Tac! E vi dirò, è pure bella perpendicolare, è proprio a squadra, un bel 90 gradi preciso. Bellissima! Ho sempre voluto avere una sega a banco. Mio nonno si è tagliato il dito tipo 4 volte, si è tagliato il pollice così. E infatti per questo non possiamo fermarci qua. Adesso devo sicuramente creare una guida che magari posso anche muovere con dei binari o con qualcosa, perché altrimenti i pezzi liberi rischio che partano da tutte le parti, che le mani mi finiscano sulla sega. Costruiamo ancora qualcosina. Senza sapere né leggere né scrivere, come prima cosa faccio delle linee perfettamente perpendicolari alla lama. Ovviamente in questo momento la corrente è staccata. Facciamo anche un controllino. Perfetto. Penso che questo sia il video meno professionale che abbiate mai visto sulla creazione di un banco sega. Ne ho visti un sacco e sono tutti super professionali, però questo vi fa capire che non servono attrezzi da falegnameria o precisione millimetrica. Poi chiaramente dipende dai livelli che volete raggiungere, però per quello che devo fare io questa sarà perfetta. E 4 viti, una squadra, una matita. Ci ho messo un po' a fare tutti i calcoli precisi con squadra, metro e questa matita che ha la punta larghissima, ma dovrei essere riuscito a fare 2 linee perpendicolari al taglio e parallele tra di loro. Ho misurato e i punti combaciano, sono alla stessa distanza. Adesso l'idea è quella di fare dei fori. La fresa andrebbe benissimo, ma è fissata al banco là sotto ed è grossa, quindi qua non riuscirebbe ad arrivare fino in fondo. Quindi penso che farò semplicemente dei buchi con il trapano e poi con il seghetto alternativo cerco di seguire la linea verticale e poi vi spiego qual è l'idea.
Ok, primo tentativo fallito. La lama ha iniziato a surriscaldarsi, a fumare e si è proprio storta, si è incurvata, non so se si vede bene. Ha iniziato a tagliare il tavolo in maniera curva. Immagino che, dato che il taglio è proprio a filo, il bordo della lama tocca il pannello e si surriscalda, e questo a quanto pare non va per niente bene. Tra l'altro vedo briciole di metallo, il che vuol dire che forse si è... boh... Tiriamolo giù e vediamo cosa è successo. Spero che alla peggio sia da cambiare la lama, niente di più. Ho allargato i fori, spero di non averli allargati troppo. Ho anche dato una levigatina e adesso facciamo la seconda prova. Adesso non tocca da nessuna parte, dovrebbe essere funzionale, efficiente, efficace. Io sono super soddisfatto. Un dettaglio importantissimo prima di arrivare verso la conclusione del video: per motivi di sicurezza ho acquistato un coltello divisore. Nei banchi Sega, diciamo, non fai da te, questo è sempre presente. E a cosa serve? Praticamente si trova subito dopo la lama per mantenere i due pezzi tagliati separati. Questo perché altrimenti c'è il rischio che il pezzo tagliato vada a storgersi leggermente, a muoversi, viene agganciato dalla lama che lo tira indietro e lo spinge forte contro la persona che sta tagliando. Questo si chiama kickback ed è molto pericoloso, oltre per il pericolo che il pezzo ci arrivi addosso scagliato con molta forza, ma anche perché potrebbe essere che magari avvicinandoci con le mani questo movimento faccia sì che il pezzo porti sulla lama la nostra mano, quindi è probabilmente una delle cose più pericolose di un banco Sega. Pensavo di fare a casa anche questo e in effetti, vedendolo adesso, sembra semplicemente un pezzo di ferro tagliato con una forma anche non troppo regolare, però vabbè, l'ho acquistato, adesso lo fisserò, così siamo tranquilli anche da questo punto. Sarà estremamente utile per tutto il resto della camperizzazione. Ci sono solo due cose anzi, una che cambierò e una che cambierei, e cioè sicuramente avere un tavolo perfettamente orizzontale sarebbe la cosa migliore. Questo ha qualche leggero sbalzo, ma comunque la cosa importante è che queste due linee siano parallele, anche se il terreno non è proprio perfetto, penso che ci arrangeremo lo stesso. Un'altra cosa invece che devo cambiare è questa. Qui il secondo tavolo è un po' sollevato e quindi quando trascino un pannello, essendo sollevato, poi è tutto storto ed è difficile da accompagnare. Questa è sicuramente una cosa che sistemerò in qualche modo, ma non oggi. Per oggi questo video è terminato. Penso che sia il banco Sega più semplice, basilare, ma alla fine funzionale che vedrete. E niente, se avete
suggerimenti, o più che suggerimenti, perché ce ne sarebbero un quintale, se c'è qualcosa che sareste curiosi di vedermi creare di questo genere, scrivetemelo pure nei commenti. Grazie per aver seguito il video fino a qua, spero che vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto mi raccomando mettete un mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale, mettete hype, guardate il prossimo video, mettete un commento e tutto quello che volete. E noi ci vediamo al prossimo. E banana.